Questa per noi è stata una stagione straordinaria, esaltante e storica. Straordinaria per le prestazioni che abbiamo fatto, esaltante perché siamo riusciti a recuperare tanti punti dopo un avvio così e aggiungerei storica per questa qualificazione in Champions. Il fatto di poterci confrontare con delle realtà europee, questo sicuramente è un aspetto molto bello, molto importante. Intanto vuol dire stare ai vertici del campionato italiano, ma credo che fare una Champions League sia qualcosa di veramente bello, di veramente importante per il club. Ci sono stati dei momenti nella difficoltà che poi ci hanno permesso di continuare a credere in un obiettivo importante. La semifinale di Supercoppa è il primo. In quel momento la squadra aveva subito un po' di vicissitudini un po' così particolari. La prima è la scomparsa di Salvatore, il nostro dottore, qualche giorno prima, e questo aveva creato un pochettino di problemi ovviamente all'interno del gruppo. Il fatto che avevamo un po' di assenze legate al Covid, in quel periodo il Covid ci stava abbastanza massacrando e quindi non eravamo riusciti a preparare nel migliore dei modi la gara. Ripensandoci era stata una partita dove comunque avevamo dimostrato, soprattutto nel secondo tempo, di poterla recuperare, di poterla riprendere, e questo ci aveva dato, anche questo ci aveva dato coraggio, forza per capire che potevamo stare ad alto livello. La finale di Coppa Italia sicuramente rammarico, però questa tanta consapevolezza perché è un'altra grande prestazione e questo a maggior ragione ci deve dare grande forza, grande consapevolezza che possiamo stare a quel livello, e credo che oggi il gap sia praticamente colmato, perché noi siamo arrivati a giocarci una partita a Vinovo che eravamo a -3 e quindi un pochettino di pressione probabilmente per la prima volta in questi anni alla Juve è stata messa. Fondamentalmente noi dobbiamo continuare nel nostro percorso, non dobbiamo preoccuparci della Juve o delle altre squadre, dobbiamo cercare di, come ho detto prima, di stare ai vertici del calcio italiano e toglierci qualche soddisfazione anche in Europa. Quando sono arrivato a Roma ho avuto subito la sensazione di essere arrivato in un club grande, in un club top, in un club ambizioso, e quindi la volontà di raggiungere certi obiettivi c'è subito stata. Sapevo di avere un gruppo forte, di un gruppo importante. Bisognava accorciare la distanza, no? dalla Juve, dalle squadre come il Milan, come il Sassuolo, però la consapevolezza di poter allenare un gruppo forte e importante quella c'era. Dovevamo dare continuità di risultati, questa era la cosa più importante, per cui al di là degli aspetti tecnici, tattici, ma cercare di avere una forza mentale che ci potesse far competere su tutti i fronti. Ma la fotografia o l'immagine di questa stagione credo sia la partita in casa col Sassuolo. Arrivavamo da un momento dove c'erano le prestazioni ma non arrivavano i risultati che volevamo. Avevamo perso con la Juve, avevamo pareggiato col Milan, perso non bene a Milano con l'Inter, e quindi era un momento delicato, un momento dove dovevi per forza fare il risultato per rimanere agganciato a un treno. Quella partita credo sia arrivata quasi alla perfezione dal punto di vista sia mentale, dal punto di vista del gioco. Ha dato là ad un percorso veramente straordinario che poi ci ha portato a questa qualificazione in Champions. Questo rinnovo intanto significa continuità, significa fiducia da parte del club, significa la possibilità di poter continuare a lavorare in un club ambizioso che ha voglia di crescere, che ha voglia di rimanere al vertice del calcio italiano e che ha voglia di ritagliarsi un percorso in Europa. Roma è sicuramente una piazza diversa dalle altre, l'ho capito subito, l'ho avvertito subito, ti trasporta, ti fa capire che devi dare sempre quel qualcosa in più perché c'è un coinvolgimento totale della città, non solamente del gruppo squadra.
Il valore aggiunto di Elisa Bartoli è indiscutibile. È di Roma, è tifosa della Roma, ma al di là di questo è un capitano che trasmette, che incide all'interno del gruppo, non solo per quanto riguardano le prestazioni, per quanto riguarda l'esperienza, la qualità che mette in campo, ma soprattutto per quelli che sono i valori che deve avere una calciatrice che viene a giocare nella Roma. Lei in questo è veramente un capitano, è una che continua la tradizione dei capitani romani. Quando Elisa ha detto che ho portato leggerezza mi ha fatto molto piacere, perché io credo molto nel lavoro, nell'impegno, nella dedizione, però tutto questo deve essere affrontato con serenità e leggerezza, perché credo che siano due ingredienti fondamentali per poi potersi esprimere nella gara, nella partita. Se c'è serenità, se c'è leggerezza, se c'è anche un po' di follia, la partita viene condotta in un certo modo. Se c'è ansia diventa poi difficile. Quindi mi fa piacere che abbia detto questo, perché significa che è arrivato un messaggio a lei e di conseguenza è arrivato un messaggio al gruppo. Betty Bavagnoli intanto un anno fa mi ha scelto, di questo la devo assolutamente ringraziare. Mi ha dato una grossa mano fin dal primo giorno, è stata la coach dei 3 anni precedenti e quindi nessuno meglio di lei conosce l'ambiente, conosce la squadra, conosce il gruppo e quindi è stato un aiuto costante ma quotidiano. Ci confrontiamo veramente tutti i giorni, parliamo di tutte le dinamiche che possono esserci all'interno del gruppo, che possono essere utili per migliorare, quindi lei è una presenza continua e di grandissimo aiuto. La Roma è stata la squadra più seguita di tutte, ha avuto i tifosi più belli, ci hanno seguito altre fontane sempre, ma anche in trasferta più volte sono venuti a sostenerci. Questo ci ha dato quel motivo in più, quella forza in più ogni sabato, ogni domenica per poter raggiungere il nostro obiettivo. Noi davamo sempre un motivo per la gente che ci veniva a sostenere, perché sono stati in tanti, sono sempre stati molto affettuosi nei miei confronti, nei confronti della squadra, delle ragazze. Questo è stato veramente un valore aggiunto per noi. Io non vedevo l'ora che arrivasse il giorno della partita per vedere le tribune piene. Se penso al derby, il primo derby storico, una coreografia bellissima. Se penso alla coreografia anche della partita con la Sampdoria, è stata veramente qualcosa di emozionante. Mi viene in mente anche tanta gente a Sassuolo in una partita determinante per il nostro percorso e l'entusiasmo che c'era nei minuti finali quando avevamo acquisito il risultato. C'era veramente tanta gente che cantava e questa è stata veramente una cosa bellissima. La vicinanza dei tifosi mi ha dato sicuramente uno stimolo in più, ma questo l'ha dato a me, l'ha dato alla squadra, l'ha dato alle ragazze e questa è stata veramente un qualcosa che ci ha permesso ogni domenica di mettere quel qualcosa in più per raggiungere l'obiettivo. La passione dei tifosi, il percorso che stiamo facendo, quindi gli obiettivi che stiamo raggiungendo e credo anche la città sia sicuramente un qualcosa che invoglia le calciatrici oggi a scegliere Roma o comunque a mettersi in mostra per poter venire a giocare a Roma. Io credo e spero che sempre di più calciatrici brave vogliano sposare il nostro progetto. Abbiamo bisogno di alzare l'asticella e quindi se questo avviene sarà sicuramente una cosa molto importante. L'obiettivo che la Roma deve fissare per la prossima stagione è sicuramente quello di rimanere ad alto livello in campionato, nelle prime posizioni, confermare quello che almeno abbiamo fatto quest'anno. Se riusciamo a fare qualcosa in più tanto di guadagnato, tagliarci uno spazio in Europa. Poi ci sono Supercoppa e Coppa Italia dove vogliamo essere protagonisti. La Supercoppa sarà una gara secca, quindi ci dobbiamo provare assolutamente e riuscire ad arrivare per la terza volta consecutiva in finale di Coppa Italia sarebbe un altro bell'obiettivo.